La mazza da allenamento è uno strumento davvero formidabile per potenziare forza, mobilità e resistenza di tutto il corpo. Ma da dove proviene questo attrezzo? Qual è la sua storia? Lo vediamo in questo video. Negli ultimi anni l'allenamento con la mazza ha iniziato a spopolare nel mondo dell'allenamento funzionale, soprattutto in Nord America. Questo è successo da quando alcuni coach americani, soprattutto allenatori lotta libera e di arti marziali, lo hanno importato dall'India, ispirandosi agli allenamenti dei lottatori indiani. La mazza lunga, come questa che vedete, è utilizzata principalmente nella preparazione atletica dei lottatori della parte settentrionale del paese. Questi lottatori ne fanno un utilizzo quotidiano integrato all'interno dei loro allenamenti appunto fisici e limitato a pochi movimenti tradizionali che permettono di sviluppare abilità legate a lunghe e ampie catene motorie e gesti finalizzati alla loro performance sportiva, come per esempio nel afferrare e proiettare un avversario al di sopra delle proprie spalle. Nel sud dell'India vengono invece utilizzate mazze più piccole e questo tipo di allenamento è più legato ad aspetti tradizionali, probabilmente alla necessità appunto di sviluppare forza e resistenza negli arti superiori per poter imbracciare uno scudo e tenere in mano una spada per un lungo periodo di tempo. La mazza infatti è un tipo di arma che è sempre stata presente sui campi di battaglia di tutto il mondo e per tutta l'età antica e medievale. Ovviamente come armi erano molto più leggere di queste che vengono utilizzate in allenamento, perché altrimenti sarebbe stato svantaggioso portarle, anche perché la loro forza e il tipo di danno che procuravano all'avversario non era tanto legato al peso quanto al braccio di leva utilizzato per colpire e al fatto che spesso in queste armi erano presenti chiodi, spuntoni o lamine d'acciaio che andavano a renderle ancora più letali. Il concetto di allenarsi con un attrezzo più pesante di quello che effettivamente poi si doveva utilizzare sul campo di battaglia è presente in tutta la storia dell'umanità ed è proprio finalizzato a sviluppare forza e resistenza. Ne parla ad esempio lo stesso Vegezio quando nel suo trattato sull'arte bellica consiglia di introdurre attrezzi come spade e scudi più pesanti di quelli realmente utilizzati per potenziare forza e resistenza dei legionari dell'esercito romano. Il concetto di mazza, espresso in indiano con la parola gada, è ampiamente presente nella loro tradizione e nella loro mitologia. In particolare è l'arma principale del potente dio indiano Hanuman, un dio dal volto di scimmia che nessuno poteva sconfiggere sul campo di battaglia. Hanuman non è soltanto la personificazione dello spirito guerriero, dell'invincibile combattente, ma è anche l'incarnazione di saggezza, giustizia e onestà. In effetti la mazza che impugna rappresenta un vero e proprio simbolo di autorità e diritto al potere di governare. L'idea di mazza come simbolo di forza non è ovviamente estranea nemmeno al mondo occidentale. Il mito di Ercole ne è un esempio. L'eroe famoso per la sua forza è sempre rappresentato con una grande clava che tiene in mano come arma con cui sconfigge i suoi tremendi avversari. Ma durante tutta l'età antica e il Medioevo le mazze sono state armi comunissime sul campo di battaglia. Ma non soltanto. Tra i Normanni, per esempio, le guardie del corpo del re portavano delle mazze come armi principali. E in effetti, con il passare dei secoli, in Europa la mazza viene sempre più associata con l'autorità regale, trasformandosi da strumento di guerra a strumento cerimoniale, simbolo di autorità, saggezza e diritto al governo. Ma ritornando al suo utilizzo come attrezzo d'allenamento, come nel caso del kettlebell, anche la mazza era già diffusa in Occidente sul finire dell'Ottocento. È presente infatti in molte immagini dei forzuti di quel periodo, ma insieme ai grandi forzuti che sollevavano sfere e bilanciere enormi, appartiene anche alla figura del grande Gama, il leone del Punjab. Il mitico lottatore proveniente dal nord dell'India fu un campione imbattuto per tutta la durata della sua lunghissima carriera e lui era noto per utilizzare pesanti mazze all'interno dei suoi allenamenti quotidiani. In effetti gli stessi militari britannici, quando si trovarono appunto in India durante l'occupazione, hanno notato come tutti i guerrieri si allenassero con questi strumenti tradizionali e si preparassero appunto alla guerra e le portarono in Occidente. Notando i grandi benefici che portava alla preparazione fisica generale, l'allenamento con la mazza fu così inserito nei protocolli di allenamento delle accademie per ufficiali.
Dopo la seconda guerra mondiale, a partire dagli anni 50, come sappiamo il mondo del fitness, almeno in Occidente, ha cominciato ad essere dominato dal bodybuilding e quindi dall'esigenza di rendere l'allenamento una cosa semplice e immediata, rendendolo sicuramente più comodo, ma sotto certi punti di vista anche sminuendolo e banalizzandolo. Quando ci si allena infatti per l'estetica o per il semplice potenziamento di forza e resistenza fini a se stessi senza un obiettivo in mente, non è più importante lavorare in modo circolare, non è più importante esplorare i vari piani del movimento come si fa con attrezzi come questi. Al contrario, la necessità è quella di semplificare tutti i movimenti in modo che siano facili e veloci da imparare e da insegnare, cosa per la quale sicuramente bilancieri e manubri sono perfetti, proprio perché hanno un peso omogeneo e uniformemente distribuito intorno all'impugnatura. Per questi motivi il mondo occidentale dopo la seconda guerra mondiale ha abbandonato attrezzi come la mazza o il kettlebell, iniziò a essere dominato dall'idea che push, pull e sit-up fossero sufficienti per avere un corpo allenato e sano. E per questo motivo kettlebell e mazze sono scomparse in Occidente e almeno fino a una ventina di anni fa, quando per vari motivi e in risposta a varie esigenze sono state riprese e reinserite nell'arsenale. Attorno all'allenamento con la mazza, infatti, al giorno d'oggi ruotano vari motivi di ispirazione. Infatti in alcuni ambienti ci si è resi conto che l'approccio push-pull sit-up di cui parlavo prima era insufficiente. E in particolare questo è successo nel mondo delle arti marziali, dell'allenamento della forza e in quel grande calderone che oggi chiamiamo functional training, allenamento funzionale. Attualmente, e ancora una volta come succede anche nel kettlebell training, nell'allenamento con la mazza esistono tre approcci. Un approccio tradizionale che vuole l'utilizzo della mazza solo facendo i movimenti che sono praticati dai lottatori indiani nella parte settentrionale dell'India. Nell'allenamento dei lottatori la mazza viene utilizzata compiendo soltanto uno o due movimenti e tra l'altro, secondo alcuni studi, non c'è neanche grande chiarezza di quale sia la reale tecnica con cui fare questi movimenti. Infatti, a distanza di poche decine di chilometri da un centro cittadino a un altro, si possono trovare tecniche e insegnamenti molto diversi. Un secondo approccio vuole invece l'utilizzo della mazza come un normalissimo attrezzo, come un bilanciere, come un manubrio, quindi per fare push, pull, sit up, squat e affondi, assolutamente in linea con la tradizione occidentale di cui parlavamo. Poi esiste un approccio più libero, probabilmente più completo e più stimolante, che vede l'utilizzo della mazza all'interno di diversi tipi di movimento. È un approccio che inserisce movimenti tradizionali e movimenti più legati allo sviluppo muscolare all'interno di flow, di sequenze di movimento che permettono di utilizzare le articolazioni in maniera sana, efficace e di potenziarle su tutti i piani del movimento. Se ti è interessato la storia della mazza, vuoi approfondire e magari imparare a utilizzarla progredendo da principiante a vero e proprio atleta, trovi nella descrizione di questo video i link per i miei corsi in presenza e anche per quelli online. Se vuoi approfondire i benefici che questo genere di allenamento può portare nella tua vita, allora ti consiglio assolutamente di passare a questo video. Allora ci vediamo nei miei corsi, altrimenti in questo video. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!